Come cambia il mercato dell'Inter senza Bremer e con la possibile permanenza di Milan Skriniar? Perché a questo punto cambiano le strategie di mercato dell'Inter. In questo nuovo contenuto andremo a fare un'analisi completa riprendendo alcune parole che aveva pronunciato ad inizio giugno anche Beppe Marotta su quello che sarebbe stato e che è stato fino a questo momento il mercato nerazzurro. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati, un nuovo episodio, sempre tanto mercato, siamo nel vivo, è stata, lo capiamo benissimo, una settimana molto complicata perché si era aperta prima con l'assalto della Roma, poi annuncio ufficiale per Paulo Dybala, successivamente 24 ore dopo un altro trauma, vale a dire il sorpasso della Juventus per Bremer, favorito dalla cessione lampo di De Ligt al Bayern Monaco, e dunque l'Inter che si è vista sfumare in 24-48 ore due dei principali obiettivi di questa seconda fase di mercato, perché in una prima fase l'Inter era stata quasi incoronata come la regina del mercato italiano fino al 30 giugno. Il mese di luglio è stato molto complicato e nello specifico questa settimana. Andiamo a vedere però come cambia il mercato dell'Inter con la possibile permanenza dunque di Milan Skriniar. Bremer era, come sappiamo, il grande obiettivo nerazzurro per la difesa, un giocatore che l'Inter trattava da mesi, forse anche per questo motivo ha fatto particolarmente male vedere sfumare questa operazione e vedere soprattutto il giocatore andare poi alla Juventus dopo la parola che invece aveva dato all'Inter. Però la buona notizia appunto è che l'Inter vuole togliere dal mercato Milan Skriniar, anche se sul mercato non c'è mai stato Milan Skriniar. L'Inter aveva però aperto ai vari sondaggi del Paris Saint-Germain solamente per questioni di bilancio, per i famosi 60 milioni in attivo che l'Inter dovrà far registrare entro il 30 giugno 2023. In ogni caso voglio sapere il vostro parere su quanto successo e anche sul contenuto di questo nuovo episodio. Ne parleremo comunque tanto anche nella diretta, quella delle 19:30 di questo pomeriggio, perché tutti i giorni siamo in diretta con voi sia su YouTube che su Twitch. Per commentare poi questo pomeriggio la diretta su YouTube dovete essere iscritti al nostro canale. Ma tornando un po' a parlare di mercato, via Bremer cosa succede per Milan Skriniar? Quindi l'idea della dirigenza nerazzurra, dopo l'appello anche molto importante di ieri da parte della Curva Nord, è quello di trattenere Milan Skriniar o comunque alzare un po' l'asticella qualora dovesse rifarsi sotto il Paris Saint-Germain. Cosa succede? L'Inter ha fissato in questo momento una valutazione minima di 80 milioni di euro, per cui se prima poteva trattare anche un'offerta pari a 65 più bonus per andare oltre i 70, adesso l'Inter per Skriniar chiede almeno 80 milioni di euro. Diciamo che c'è ottimismo sulla permanenza perché contatti con il club francese non ce ne sono stati nell'ultima settimana. Il Paris Saint-Germain allo stesso tempo sta guardando altri obiettivi, per cui Skriniar è vicino ad una permanenza. Si parla tanto di rinnovo di contratto, è vero che è una trattativa già intavolata da tempo, un discorso quasi chiuso in realtà, c'è un accordo di massima per un rinnovo fino al 2027, aumento di ingaggio da 5,5-6 milioni di euro netti per raggiungere le cifre ad esempio concordate con Barella, Lautaro e Brozovic negli ultimi rinnovi. Bisognerà però attendere fine mercato, quindi nel mese di settembre presumibilmente potrà arrivare il rinnovo di Milan Skriniar, che andrebbe altrimenti in scadenza, lui come De Vrij, il 30 giugno 2023, per cui a partire da settembre potrebbe tornare di moda il rinnovo di Milan Skriniar. Di Skriniar ha parlato tra l'altro nell'intervista di questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport Samir Handanovic, un'intervista che condividiamo e vi faccio vedere solamente in un estratto, in particolare quando si riferisce cioè a Milan Skriniar, perché nel nostro club ad esempio ne abbiamo parlato tanto con i nostri abbonati, perché è un'intervista molto molto interessante, non solo per quanto riguarda Skriniar ma anche sul dualismo con Onana, il ritorno di Lukaku. Diciamo che Samir Handanovic ha tanti difetti, però è sempre diretto e questo non è assolutamente un difetto. Ne abbiamo parlato con i nostri abbonati, intervista molto interessante. Ne approfitto per ricordarvi che per entrare a far parte del club e della famiglia di Passione Inter dovete andare sul sito passioneinter.club e da lì potete abbonarvi al nostro progetto, entrare a far parte dunque della grande community del nostro club su Discord e con tutti i nostri abbonati con i quali tutti i giorni parliamo, chattiamo non solo, ma ci vediamo anche in diretta
tutti i giorni anche con loro a partire dalle 19:30 su YouTube e Twitch. Tornando all'intervista di Samir Handanovic, questo è il passaggio su Lukaku, è come se non fosse mai andato via, per cui diciamo che Handanovic, che non è il tipico calciatore che perdona facilmente, sembra aver già perdonato Romelu Lukaku per l'addio improvviso dello scorso anno. Qui c'è il dualismo su Onana, vi consiglio di recuperare l'intervista sul nostro sito. E qui insomma la parte che ci interessa ai fini di questo nuovo contenuto su Skriniar, molto importante per me, è fondamentale che lui rimanga con noi. Si parlava del futuro di Skriniar, non possiamo perdere altri pezzi, ha detto il capitano dell'Inter Samir Handanovic. Io lo vedo ogni giorno tranquillo e sereno ad Appiano Gentile, per cui insomma è un appello abbastanza forte quello di Samir Handanovic alla società. Lui ha un grande rapporto con Skriniar e sa benissimo comunque quanto è importante la presenza dei tre centrali che conosce bene. Ormai c'è un feeling consolidato tra Skriniar, De Vrij, Bastoni e lo stesso Samir Handanovic, per cui è molto importante anche per l'estremo difensore sloveno che rimanga Milan Skriniar. Come cambia però il mercato in entrata dell'Inter a questo punto? Perché sfumato Bremer, sfumato Dybala, come possono cambiare i movimenti dell'Inter in entrata? E qui torniamo alle parole che Beppe Marotta pronunciava ad inizio giugno, vale a dire noi come club vogliamo consegnare a Simone Inzaghi una squadra completa il 30 giugno, fatta di 25 giocatori. Non c'è riuscita obiettivamente, perché l'Inter aveva in cantiere di inserire altri calciatori come Dybala e Bremer, però dopo quanto successo ad inizio settimana in realtà l'obiettivo è molto vicino. Comunque diciamo che al raduno del 6 luglio, con poi l'arrivo di tutti i nazionali che sono arrivati con una settimana di ritardo, Inzaghi si è ritrovato non 25 giocatori rispetto a quelli programmati, pensati per la nuova stagione, bensì 24, perché pensando a tutta la rosa dell'Inter effettivamente manca una sola posizione, un solo calciatore, quello di Vice De Vrij. Manca sostanzialmente un giocatore che vada a riempire la casella svuotata da Andrea Ranocchia. In avanti l'Inter è praticamente al completo, 4 attaccanti top più un giovane che verrà deciso in un secondo momento. A centrocampo 6 centrocampisti, grazie agli arrivi di Aslani e Mkhitaryan. In difesa è cambiato poco, solamente l'addio di Ranocchia che dovrà essere rimpiazzato. È arrivato Bellanova che virtualmente ha preso il posto di Perisic, anche se Bellanova farà vice Dumfries e a sinistra verrà dirottato Darmian come vice Gosens, per cui effettivamente è arrivato anche Onana come vice Andanovic, mentre Rado è partito, è andato via alla Cremonese. Diciamo che manca solamente il ruolo di vice De Vrij, quello che ha fatto Ranocchia, ecco, sostanzialmente fino allo scorso anno. Per cui possiamo parlare di un mercato completo al 95% dell'Inter in questa sessione. Quali sono i nomi che l'Inter ha individuato per rimpiazzare la partenza di Andrea Ranocchia? Diciamo che ci sono dei profili molto interessanti. Il nome che piace di più è quello di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina. L'Inter lo segue da diversi anni. Il primo approccio era arrivato addirittura dopo la prima stagione di Antonio Conte, quando l'allenatore leccese aveva pensato di poter sacrificare Skriniar, visto che la prima annata con lui in panchina non era andata benissimo. Aveva fatto questo sondaggio l'Inter eventualmente per Milenkovic. A quei tempi lì la Fiorentina chiedeva 40 milioni, oggi no, perché va in scadenza tra un anno, può lasciare la Fiorentina per 15 milioni di euro. Una cifra non altissima, chiaramente una cifra importante, però l'Inter può andare su Milenkovic. Anche qui attenzione però alla concorrenza della Juventus, che dopo Bremer vuol fare a meno un altro centrale. Dovrebbe essere un centrale di piede mancino. Milenkovic è un destro che gioca benissimo nella difesa a 3, può fare anche il terzino, può giocare a 4, abbastanza duttile, però Milenkovic è nei radar anche della Juventus. Altro nome è quello di Demiral, qui invece l'Atalanta, che lo ha riscattato lo scorso mese dalla Juventus, fa una valutazione di 20 milioni di euro. In questo caso l'Inter potrebbe al massimo imbastire uno scambio tra Pinamonti e Demiral, la valutazione è molto simile, l'Atalanta è sulle tracce di Pinamonti da diverso tempo, comunque non è una trattativa facilissima, ecco, però la teniamo sempre in considerazione sullo sfondo.
Akanji all'Inter piace, e non è un mistero, il problema è che, viene valutato dal Borussia sui 25 milioni di euro e c'è tanta concorrenza in Europa. Credo che già quest'estate possa far parlare di sé, possa, andare incontro ad un trasferimento. Mi sembra molto complicato possa andare all'Inter, appunto perché la valutazione è davvero molto alta e l'Inter per un vice De Vrij non è intenzionata a, sborsare, ecco, 25 milioni di euro. Molto fattibile potrebbe essere il nome di Acerbi, so bene che a tanti tifosi non piace, però è un nome che si spende bene, perché un nazionale italiano ha tanta esperienza, andrebbe a prendere il posto di Ranocchia, per cui parliamo di un'opzione non tanto futuribile, però per il presente, per almeno 2 stagioni, è comunque un giocatore che ti dà affidabilità. Il rapporto con la Lazio e coi suoi tifosi si è rotto praticamente, ci sono state varie contestazioni in questo ritiro, con Sarri che ha dovuto prendere le difese del difensore più volte. Può partire per una cifra intorno ai 5 milioni di euro, qualcosa in meno difficilmente la Lazio andrà a chiedere per un difensore che non ha più storia all'interno della propria rosa più di 5 milioni di euro. Questo per quanto riguarda il mercato in entrata, che è quasi chiuso a questo punto, salvo sorprese, perché ripetiamo, Skriniar è più vicino alla permanenza, ma se domani arriva il Paris Saint-Germain con un'offerta da 80, 85, 90 milioni, a quel punto l'Inter è quasi con le spalle al muro ed è costretta ad accettare. Però non ci sono stati più contatti, il Paris Saint-Germain sta facendo anche altre scelte, sta guardando altri obiettivi, per cui ad oggi tutto ci fa pensare ad una permanenza e un successivo rinnovo verso settembre di Milan Skriniar. Questo in entrata. In uscita c'è ancora qualcosina da fare per l'Inter, piazzare qualche esubero, ad esempio Alexis Sanchez. Si tratta sempre della rescissione del contratto con il cileno che non riesce a trovare o comunque non ha trovato ancora accordi, ecco, per firmare con altre società, non è convintissimo, lui vorrebbe rimanere ad un livello top, quindi in un top club in Europa, e offerte sotto questo profilo non ne sono arrivate, solamente un sondaggio, ma nel mese di gennaio del Barcellona, che però ha completato il reparto con Rafinha e Lewandowski, per cui immagino non abbia intenzione di tornare su Alexis Sanchez. Altri giocatori in uscita, c'è il nome di Pinamonti, non è un esubero in realtà, però l'Inter con lui potrebbe far cassa ed è uno di quei calciatori che potrebbe consentire all'Inter di avvicinare l'obiettivo 60 milioni in entrata entro il 30 giugno. Poi va fatto anche un discorso, perché se l'Inter spende 15 milioni di euro per Milenkovic non deve più fare 60 milioni, bensì 60 più 15, quindi 75. Però è comunque un obiettivo che l'Inter, se non raggiunge in questa finestra, può posticipare al 30 giugno 2023. Non solo Pinamonti, può dare l'opportunità di incassare qualcosina. C'è sempre il nome di Dumfries, anche se il Bayern Monaco si è defilato, ecco, Dumfries potrebbe diventare un nome più caldo tra un anno, ecco, la prossima estate. Adesso non ci sono più voci circa un'offerta, un interessamento da parte di altre società, per cui mettiamo in questa lista Sanchez, che però porta solamente un risparmio per quanto riguarda l'ingaggio. Pinamonti potrebbe portare 20 milioni di euro all'Inter, c'è Casadei che piace un poco al Torino, non solo all'interno dei discorsi con Bremer era stato inserito, ma il DS Vagnati vuole insistere per Casadei. Si tratta del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto eventualmente nelle mani dell'Inter. La valutazione rimane sempre tra i 7 e 8 milioni di euro, però parliamo di un grande talento, 14 gol nell'ultimo campionato primavera, più 1 nelle fasi finali, nelle 2 partite esattamente, lo ha timbrato nella finale vinta contro la Roma per 2-1. E c'è anche Gagliardini, ha ricevuto un sondaggio la scorsa settimana dal Monza, anche qui parliamo di una valutazione di circa 8-10 milioni di euro, ecco. Però non ha intensificato più i rapporti il Monza, diciamo, anche se è un Monza scatenato, quindi potrebbe tornare prima o poi anche sul nome di Gagliardini. Ecco, questo era per completare un po' il quadro su quella che è l'attuale situazione di mercato dell'Inter, un mercato che improvvisamente l'Inter potrebbe aver concluso con paradossalmente gli affari sfumati, prima per Dybala e poi per Bremer. In ogni caso, insomma, nei prossimi giorni avremo una visione più chiara, ma ad oggi, ecco, la realtà è che all'Inter effettivamente manca solamente una pedina, quella di Vice De Vrij. Prima di concludere con questo nuovo episodio, vi ricordo innanzitutto che saremo in diretta questo pomeriggio dalle 19:30 sempre su YouTube e Twitch. Per commentare su YouTube vi ricordo che dovrete essere iscritti al canale di Passione Inter. E prima di chiudere voglio anche consigliarvi un contenuto molto interessante, divertente, leggero, che è stato pubblicato questa mattina. Per chi ci segue in podcast vi lascio il link in descrizione, per chi invece ci sta seguendo su YouTube trovate
proprio qui, il video dell'unboxing del nostro Lorenzo della nuova maglia, la prima maglia, la divisa casalinga dell'Inter 2022-2023. Ve lo lascio qui, Ciao.